Ah, rotta? Sì, è sboccata. Iniziamo il video in questo modo. Io con lo zaino da viaggio. C'è la febbre. Sì, ho la febbre. Un'ora e mezza di ritardo, ma Ryanair è sempre bella, con la febbre. Cari amici, dopo lunghe peripezie siamo arrivati a Barcellona. Sono le 2:15 e dovevamo arrivare tipo 2 ore e mezza fa. Per i più affezionati del canale adesso vedete una persona che da tanto tempo non si vede più su questo canale. Incredibile! Buonasera! Ciao Valentina, tranquillo? Che strano vederti dal vivo dopo tanto tempo. E niente, comunque siamo qui per vedere la Formula 1. Se sopravviviamo. Buonanotte, a domani. Cari amici, buongiorno! Siamo in una foresta, ma non per andare a cercare i funghi. Siamo venuti a vedere la Formula 1 in Spagna ed è la mia prima volta ed è tipo 30 anni che voglio venire a vederla. C'è la tribuna, quella grossa! Il taglio di questo video sarà appunto far vedere a chi come me appassionato di Formula 1 non c'è mai andato perché sono tipo i bambini quando vanno a Gardaland, anche su piccolino a Disneyland. Bellissimo, siamo entrati, fantastico. Distribuivano la crema solare gratis e ho esagerato, ne ho preso un po' perché vivendo in Irlanda sono tipo 4 anni che non prendo il sole e non voglio finire ustionato, solo che sono tutto unto adesso. Adesso abbiamo crema per tutta la famiglia. Esatto. Lui è Max, è della Polonia, amico di Bernardo, amico mio anche adesso, e saremo noi tre in tutto questo vlog. Ah sì, se vedete la telecamera un po' unta perché c'è sulla crema. Ciao ragazzi, quanto tempo no che non sono qua in questo canale. Dopo 2 anni sono tornato. Quindi andremo alla scoperta di tutto quello che è il contorno che sta dietro una gara di Formula 1. Fans del pilota asturiano. Sembra di stare al mare, solo che invece di esserci l'acqua c'è la pista. Campeggio. Quella è la macchina di Siena fatta di Lego. Molto carina. Sotto bagnato, acqua bagnata, oddio. Pizzica. Vendono anche le cuffie Con radio? per sentire i commissari, quelle robe lì. Eh sì. Comunque è incredibile, è gigantesco questo posto. Ci saranno nella domenica 250.000 persone, equivalente a 5 volte la mia città in Brasile. 5 Prudentopolis. Eccoci, noi siamo qua nella tribuna Carlos Sainz. Siamo andati a prendere i gadget che erano compresi nel biglietto. Madonna che macello che faccio! Che sono il cappellino Carlos Sainz ufficiale. Bellissimo. È indescrivibile, è stranissimo e c'è un vibe incredibile. Crepa di caldo. Raga, cos'è? What's happening? Sono bianco. Sono nel Norvegia. Era Hamilton, adesso è Bernardo. C'è un pezzo in mezzo alla pista, non qua. Bandiera rossa. FP1 finite, per fortuna abbiamo l'ombrello perché il sole ti trita. Che dire, cioè è incredibile vedersele passare davanti, qualcosa di assurdo. Adesso noi andiamo a prendere un po' di ombra perché stiamo morendo. Allora, i prezzi del cibo sono questi, ci sta? I prezzi non dei capelli ma sono 200 euro le giacche. La Polo 105. L'ha indossata la mamma di Verstappen. Io ho comprato un uguale per 35 online.
piloti della Formula 3 fanno le qualifiche. Che cazzo di macello fanno? Siamo a bordo pista, bellissimo! C'è proprio l'odore di benzina bruciata, di olio. C'è il simulatore di aria in faccia e c'è anche una discreta coda che lo vuole fare. Bello questo, che fai tipo monti le gomme. Più veloce. Anche qui c'è una discreta coda. Siamo riseduti perché adesso c'è la practice 2 della Formula 1. Tra l'altro c'è del Fumola, ma non è neanche... Practice 2 finite. Io non c'ho più la voce, non so perché, ma non sto ancora benissimo. Speriamo domani star meglio. Domani sarà da divertirsi perché domani ci sono le qualifiche e spingeranno come dei matti. Il perro della Formula 1. Il cane del giorno 2. Ci siamo svegliati da un'oretta più o meno, prendiamo un taxi e torniamo al circuito per sprint race della Formula 2, Formula 3 e le qualifiche del Gran Premio di Spagna. E ovviamente io ho solo magliette scure, ci sono 700 gradi. Questo vuol dire solo una cosa: siamo arrivati. Elicottero. Prima di ogni Gran Premio, prima quindi delle qualifiche e della gara, c'è sempre 3 sessioni di praticazione, non so come dire. I piloti girano e testano gli assetti, provano la macchina, queste cose. C'è della passione! Practice 3 finite, vediamo un po' di ombra perché siamo un pochettino pezzati. Bernardo ha messo un po' di crema. Un pochettino. La crema, Bernardo? Un pochettino. La safety car. Decisamente più gente oggi di ieri. Molta più gente. Immagina domani. Mañana. Ultimo giro della Formula 2. È male qui Antonelli e... Problemi! Male. Scaldano gli animi. Siamo dinanzi alle qualifiche. Non diventate mai come loro. Abbiamo scommesso le prime 5 posizioni di qualifiche. Siamo in 3, il terzo, quello che fa meno punti paga la sangria dopo. Il secondo non sappiamo ancora che deve pagare, magari quei calamari o qualcosa da mangiare. E il primo solo mangia e beve sangria. Mangia tutto. Esatto. Io la sangria non la pago. Perché la pago io. C'è la coda per uscire, ne dobbiamo andare di là. Quei 3 sono un po' confusi. Visto
Visto che se no questo video è solo Formula 1 e poi mi dite che non vi porto della cultura, adesso vi faccio vedere una cosa. Ecco, guardate. E c'è anche un sacco di gente che ha già guardato questo telefono. Il cane del terzo giorno. Siamo in ritardo. Oggi gara. Verses coming daily under pressure. Working on the plot and the scheme. The true style trademark is at the edge of your dreams. I'm talking one shot for the kill. The breeze cut, freeze up, straight dropping the chills. I'm talking taking over pieces and shares. A bomb way sky high. Check the movement is here. Yeah. It's one heart, one shot. Now the future is yours. Go. Finita, ha vinto Verstappen come sempre. Ora dobbiamo trovare il modo come fare irruzione dentro e riuscire ad arrivare al podio. Hanno aperto per riuscire ad andare a vedere, stiamo provando anche noi. E noi eravamo lì sopra prima, adesso siamo qua. Ah, ma l'asfalto pensavo più strano, ma non è? Pensavo più bello. Noi eravamo là. Cioè in pratica arrivavano al pelo qua con la gomma qua. Non toccavano follia, cazzo. Ah, qua è dove toccano con il fondo che alza le scintille. Adesso fate una cosa che tutti voi vi stavate chiedendo come fanno. Quella è la telecamerina quando passano sotto la macchina. Of the Ferrari to get the slipstream as they begin the climb up rally on. E quella cosina lì? Ah, rotta. Sì, è sboccata. Questa è una di quelle cose che alla tele non puoi fare. È bello. Cioè, questa è la scritta Qatar Airways. Qatar Airways. Che si vede dalla telecamera ed è immensa. Questa è la pit lane che va dentro i box. Tutti stanno rubando tutto. Ho fatto il cartello. Stiamo notando adesso che non hanno la T che c'è sopra le macchine di solito, quella che sembra la telecamera, l'hanno tolta, tutte, tutte senza. Quella è la traguardo. Assurdo, è finito da 20 minuti, stanno già smontando tutto, è già vuoto il box. Comunque c'è, la partenza sta là e qua ci sono i semafori, cioè non sembra ma sono lontani, saranno 50 metri. Nella TV sembra che sono tipo... Sì, a 2 centimetri, sì. esatto. Poi è assurdo veramente, è tutto modulare, tutto incastrato in quei blocchi. Bella. Puttana, ma che bestia!
Questo era il Gran Premio della Catalogna 2024, la prima volta in cui io sono venuto a vedere la Formula 1 nella mia vita, finalmente dopo 30 anni che volevo venire, e basta, ci vediamo in un prossimo episodio, iscrivetevi al canale, mettete mi piace, ciao! I'm on top, whole crew on top, really I'm on top, I never stop.